Un attimo. Avanti. Grazie. Kevin, siediti per favore. Allora, vuoi dire cosa è successo? Lo sai, non sarà facile impedire ai orgogliosi di fare una denuncia questa volta. Tanto. Tanto? Ma ti vuoi far bocciare anche quest'anno? Ti piace proprio così tanto questa scuola? Kevin, io non so più da che parte prenderti. Ma non ti interessa il tuo futuro? Il mio futuro. Sì, non hai delle aspettative, dei sogni. Cosa vuoi diventare da grande? Vuole sapere cosa voglio fare da grande? Sì, hai delle idee. Il fallito. Il fallito. Sì, mi compro una scuola tutta mia, una scrivania tutta mia. Poi vado a chiamare i ragazzi e li porto qua e gli chiedo cosa vogliono fare da grande. Forse così mi viene qualche idea. Divertente. Aria, va! Ma come? La sto annoiando? Fuori! Sembra giusto. Provi con quello più in alto. Mi scusi? Provi a selezionare il prodotto sopra. Ma non è quello che voglio. No, magari è un modo per ottenere quello che vuole. Grazie. Ci toccherà bocciare di nuovo uno studente. Mi spiace. Questi ragazzi di oggi non so più che cosa vogliono. Grandi o piccoli vogliono tutti la stessa cosa. E sarebbe? Essere felici.
Ma lei conosce degli adulti felici? Beh, io sono felice. Una volta mi fa vedere come si fa. Volentieri. Si può sapere che cosa stai facendo? Dentro anche tu. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oggi il professor Lorenzetti è malato, quindi lo sostituisco io. Avrete anche notato che c'è un nuovo compagno di classe, Nico. Dai, raccontaci qualcosa di te. O forse no, dai, ci conosceremo strada facendo. Prendete su quaderni e penne perché facciamo un bel tema. Quando sarò grande. Puntini puntini. Scusi, prof, qual è la consegna? Devi dire che cosa farai da grande, genio. Scusi, prof, ma se qualcuno non sa cosa fare da grande? Se lo sapevate già, cosa ve lo chiedevo a fare? Magari in cerca di idee. Io non l'ho capito. In realtà è vero, una persona impara molto di sé ascoltando gli altri e questo mi interessa. Tu per esempio, cosa vuoi fare da grande? Boh, è già una risposta accettabile. Allora posso rispondere anch'io. Su ragazzi, su, basta che uno cominci e gli altri seguono. Tu ad esempio Nico, cosa vuoi fare da grande? Io sono grande. Pardon. Allora cosa volevi fare da grande quando grande non eri? Da piccolo ero bravo a calcio. Volevo entrare nella nazionale. Era l'unica cosa che mi interessava veramente. Volevo essere tutti i giorni così. Volevo essere tutti i giorni felice. Poi un giorno ci fu un incidente in auto. Il dottore disse che ero stato fortunato. La mia schiena era totalmente intatta, ma a differenza il mio ginocchio sinistro era distrutto. Poi ricominciato a camminare, ma da allora niente più pallone. Allora non serve a niente. Cosa intendi? Uno scopre cosa vuol fare da grande e poi non lo può più fare. Non serve a niente allora. Anzi, forse è meglio non sapere. Perché se non sapevi che ti piaceva il calcio, allora non eri dopo tanto triste sapendo che non l'avresti più fatto. È inutile. Vero, non è stato inutile. È stato brutto, vero? Ero arrabbiato perché mi dicevano che poi passava, che non ci avevi più pensato. Ma non capivano che il mio sogno era troppo grande, che non avevano mai avuto un sogno grande come il mio. Ma poi mi accorsi di una cosa, che quanto raccontavo agli altri di quanto amavo il calcio, anche in loro si accendeva un sogno che non avevano mai avuto. E allora forse il mio sogno non era fatto per spegnersi, ma era fatto per accendere i sogni degli altri. Tommaso, come fa a sapere il mio nome? Quando è che ti sei sentito più felice che mai? Beh, io in verità mi sento felice quando ci sono le verifiche di matematica.
Perché ti piace il matematico? Perché c'è sempre una risposta giusta e anche quando non la conosco so che posso trovarla impegnandomi e quindi diventa tutto più semplice. Irene, tu hai vinto il concorso di poesia, giusto? Ma com'è che fai a sapere tutte queste cose? Ma rispondi e basta. Beh, non ho vinto, sono arrivata seconda. E volevi vincere invece? Beh, sì, non saprei. E se ti dessero un sacco di soldi, un'enorme villa, ma non ne avresti più la possibilità né di leggere né di scrivere poesia, saresti contento? Beh, non penso. Il bello della poesia è che può parlare di tutto. Se togli la poesia, il mondo diventa grigio. E voi altri? Cosa vorreste fare da grande? Io voglio fare il clown! Beh, è un buon modo di cominciare. E va bene, ho imparato la lezione, ragazzi. Sono pronto a ritornare grande. E chi l'ha detto che saresti ritornato grande? Scherzavo! Quando sarò grande voglio essere un fallito. Non nel senso che voglio essere uno sfigato, ma da grande voglio avere dei sogni infranti. Perché se uno sa vivere con un sogno infranto, allora niente lo può spaventare. Io non voglio aver paura. Non ne ho. Perché ho visto che esistono persone che non li spaventa niente. Le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, Le persone felici esistono. enferme-moi et jette la clé. Io da grande voglio essere felice. Des piqûres de rappel. Da grande voglio essere grande. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi
j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Appelle-moi le jour et l'année,